Massimiliano Frau, altro tassello della famiglia Frau di rellisti. Come è iniziata la tua passione per i rally? Allora, la passione per il rally in casa si è sempre respirata fin da piccoli. Come già è stato detto, mio fratello Gianmario, quello più grande, praticava già dagli anni '80, insomma, ha fatto delle belle esperienze a livello anche nazionale e beh, forse anche oltre. E io già da piccolo, insomma, sempre ho seguito le sue avventure, un po' sul campo di gara, come magari dando una mano all'assistenza, piuttosto che andando sulle prove per vedere che tutto andasse bene, fino a passare poi le serate a trascrivere le sue note o correggere le sue note, vedere sempre le sue tecniche, le sue... e quindi così sono sempre stato nell'ambiente. Già facevo parte del team Alghero Corse, quindi siamo cresciuti anche sulla Alghero Scalapicada, sullo slalom Riviera del Corallo, dove collaboravo all'organizzazione già ragazzino lì a fare le varie birillate e anche commissario di percorso, perché prima insomma non era come ora, era più semplice, nel senso mettevi una pettorina, stavi lì con la bandierina e io ero lì già da ragazzino. E quindi così, per forza di cose, la passione ti viene. E questo è, insomma. Come è andato il tuo primo rally? Allora, il mio primo rally è arrivato un po' tardi, perché praticamente, nonostante essendo sempre nell'ambiente, a seguire già Mario come dicevo, la possibilità o comunque lo spunto per andare a fare la licenza è arrivato tardi per vari motivi. Vivevo da solo, l'affitto, lo stipendietto, sei sempre lì, chissà un domani forse ci arriverò, ma avevo altre cose da seguire, quindi è venuta complicata l'esordio. Fino a un 2006-2007, quando Alessandro, il fratello più piccolo, che invece ha fatto un percorso diverso perché lui ha preso la patente subito, pronti via, licenza ed è partito qualche anno prima di me. E lui invece nel 2006 mi ha convinto, dai, facciamo qualcosa insieme, sai come succede nelle varie serate, e mettiamo in piedi questa gara, che era il Rally del Vermentino, quando ancora era asfalto. Ma la cosa particolare è che in macchina eravamo noi due, quindi io guidavo e lui navigava. È stata, non ti dico, un'emozione, perché comunque è vero che sei sempre lì a seguire, vedere, aiutare gli altri, ma poi ti garantisco che mettere il casco alla tuta e vedere quel semaforo che arriva, insomma, l'adrenalina è tanta. È stata una bella esperienza fino ad arrivare poi alla famosa prova di Loviavra che al tempo si faceva in salita e una bella sinistra 3 ci ha ingannato e abbiamo fatto un po' di danni e quello è stato l'esordio col botto. Quanto è importante il rapporto tra navigatore e pilota? Il rapporto fra navigatore e pilota è molto importante perché comunque in macchina si deve riuscire a creare una sintonia che va al di là del leggere le note e guidare, provare e eventualmente riuscire ad andare forte. Perché sembra una fesseria, ma non è così. Una difficoltà aggiuntiva, nel caso nostro, diciamo al nostro livello, è che abbiamo la possibilità e la fortuna di correre con diversi piloti. Raramente si ha un percorso duraturo, ma non perché non ci si voglia, perché comunque siamo non professionisti, quindi capita spesso di ok, oggi non corre Marco, però magari sono libero, quindi mi chiama Vittorio, per dire. Quindi una difficoltà aggiunta per noi è sempre trovare il giusto equilibrio in funzione della persona con la quale stai andando ad affrontare la gara. Però questo ti fa crescere perché acquisisci anche questa capacità che non è proprio scontata. E non sempre funziona, attenzione, perché è capitato anche di fare dei rally, insomma, delle gare dove sì, la porti a casa, ma alla fine tiri le somme e dici, "Mm, insomma, rimani un po' così. Poteva andare meglio. Poteva andare meglio, ma io ti posso dire che ho corso con persone conosciute la mattina prima. Nel senso, ok, Massimo, mi hanno detto che sei libero, vai con questo amico. C'è quella fase dove pur di stare in macchina, fortunatamente riesci ad andare con tante persone, con chiunque. E ho fatto qualche gara dove davvero non ci conoscevamo, forse di vista, ma piacere, piacere, Giovanni, Massimiliano, vai in macchina e corri. E lì non è facile perché comunque ognuno di noi ha le proprie, soprattutto la posizione nostra nel sedile di destra è capire di cosa ne ha necessità il pilota del momento.
E quindi quella è una capacità che, insomma ti fa crescere anche quello, questo voglio dire, è una cosa diversa che devi acquisire, perché se tu rimani fisso nel mio metodo, nel mio modo di navigare, nel mio modo di affrontare la gara, e però non accontenti le sue esigenze, stai già partendo male, perché la posizione nostra è quella di mettere sempre a proprio agio chi comunque la macchina la guida, secondo me. Ecco, quindi com'è il tuo metodo, diciamo, di adattamento a ogni pilota? Ma guarda, semplicemente ascoltando quello che lui chiede anche, non dico pretende, però chiede, molte volte pretendono perché ci sono dei punti fermi e soprattutto piloti che hanno più esperienza e si aspettano da te, diciamo, un pari livello, passami il termine, e allora hanno delle esigenze chiare che ti richiedono e allora lì devi proprio stare attento a raggiungere quell'obiettivo o comunque, anche se ci sono delle cose che non sono pretese, capire dove lui è più a suo agio, vedere i dettagli, vedere magari già in preparazione della gara o comunque a gara iniziata, vedere dove lui si aspetta determinate cose, non solo in prova speciale, ma anche tutto quello che c'è prima, quindi la gestione dell'assistenza piuttosto che la gestione delle gomme o occuparmi delle pressioni. Ci sono con qualcuno magari che le pressioni me le faccio io, ok? Oppure gli anticipi prima di arrivare, insomma, sono dei dettagli dove ogni pilota ti posso garantire che ha le sue fissazioni, le sue abitudini e le sue cose che lo fanno stare tranquillo, ma che poi magari l'obiettivo è lo stesso nei vari modi di affrontare quella situazione, perché tanto poi entri in prova e devi accelerare, però a lui lo fanno stare più tranquillo in quel modo e quindi sta ogni volta a capire come riuscire a portare tutto il pacchetto delle sue abitudini a compimento. Quando ti occupi della pressione delle gomme, varia anche in base al pilota Mm, o al terreno, il range, diciamo, di operatività della gomma è sempre quello, quello. più o meno siamo lì. Si può variare di un punto, 2 punti in funzione di temperatura piuttosto temperatura dell'asfalto, c'è il freddo, c'è qualche pilota che preferisce partire magari con un punticino in meno perché tanto poi anche in funzione della gomma che stai montando, insomma ci sono delle cose, però ti dico io vado sempre e comunque in funzione di quello che dice il pilota, sempre, anche se poi ragioniamo nello stesso modo, però nel momento in cui vado giù in terra, metto il manometro e dico siamo andati a 2 per dire 1,9 e 2, come facciamo? Portamele a 1,8, portamele a 1,7 e lasciamele così piuttosto che l'ultima parola è sempre la sua, sempre, e io eseguo quello che lui mi dice. Questo è quello che io faccio. Io non, raramente, e direi anche mai, cerco di dire ma se facciamo così è meglio, perché è sempre lui che comunque ha la macchina in mano, ha la conoscenza della sua capacità in funzione della macchina che sta guidando. E quindi se lui mi dice facciamo così, non è uno scarico di responsabilità, è proprio una questione da parte mia, la vedo così, di rispetto di quello che lui vuole fare. Come ti prepari per una gara? Allora, qui nasce la battuta che ha fatto mio fratello, quello, il piccolo, quando mi chiama il professionista, io guarda, ma nasce davvero come battuta, ma perché? Perché io sono un po' di natura un po' preciso, ma mi piace quando tutto funziona bene. Poi l'imprevisto capita, per carità, ma a me piace arrivare sul pezzo pronto. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che io comunque la sera mi metto lì, preparo tutte le mie cose che al di là dei vari documenti che ormai sono sempre gli stessi, quindi i vari moduli, abbigliamento, e poi passo sul percorso. Il percorso in genere comunque vado, una volta che esce il percorso ufficiale della gara, quindi le varie cartine, allora vado su Google, mi guardo tutte le- insomma, le possibilità per andare anche quando facciamo le ricognizioni, quindi raccordare tutte le prove in maniera tale che riesco a rientrare subito, trovarmi sempre il piano B perché succede qualsiasi cosa, io comunque devo arrivare, non in gara, però nelle ricognizioni, devo sempre sapere dove sono.
A volte apro anche Google Street così mi guardo intorno che quando arriverò, soprattutto quando capita di andare a correre su un continente dove, sì, in Sardegna, bene o male, ti guardi intorno e ci sei, ho corso in posti dove davvero non c'ero mai stato, quindi al di là di ritirare il radar e vai, vivi a destra, vivi a sinistra, però devi avere un'idea di dove sei. E quindi lì parte il lavoro a casa su Google, mi guardo l'immagine e molte volte arrivo sui posti, ah ecco, questo è proprio uguale, l'ho visto su Google, siamo qui. E questa è la preparazione che io faccio, cosa diversa da Alessandro che non è una critica, ma è un suo modo di operare, ma perché lui è molto più, più sveglio, non so se è il termine è giusto, però lui è molto più sul pezzo, nel senso arriva sui posti, si guarda intorno e lui è pronto. Io invece, a me piace arrivarci pronto, preparato da prima. Questa è dove, la parte dove lui mi prende in giro, ma perché è un mio carattere. Poi capita l'errore, capita l'attimo di cavolo, questo no, allora vado a guardare e sul pezzo ci sei lo stesso, però finché posso ci arrivo pronto. Ti va di raccontarci come sono andate le tue esperienze fuori dalla Sardegna? La prima esperienza fu un Liburna con Andrea Cocco di numero e lì davvero un'emozione anche quella, diversa, perché comunque vai a correre fuori casa, tutto nuovo, tutto alla fine ti rendi conto anche che la gara in sé è uguale dappertutto, nel senso l'organizzazione è quella, ritiri il radar, ti fai il tuo percorso è quello, però sei lontano da casa, in posti che non hai mai visto e quella è stata la prima esperienza. Un'esperienza diversa e molto istruttiva è stata quella del campionato terra che ho fatto 2 anni fa con Nicola Tali, dove abbiamo fatto tutto un percorso di gare del campionato. E lì il registro è un po' cambiato, nel senso che comunque c'era un impegno continuativo, bisognava arrivare davvero pronti. Ho imparato tante cose diverse da gente che lo fa per mestiere, professionista, che comunque stai lì, guardi, osservi, ascolti, ti chiamano, vediamo, ed è veramente costruttivo. È stata veramente una bella esperienza. E ho conosciuto gare che non avevo mai fatto, territori bellissimi, la Toscana, giù in San Marino, insomma, piuttosto lì veramente gare degne di campionati importanti. E ho provato ad arrivarci pronto e insomma finché siamo stati sul campo abbiamo fatto qualche errore in gara, nel senso siamo andati fuori, abbiamo sbattuto, no, ma quello fa parte della gara, però tutto sommato dal mio punto di vista una grande crescita affiancato, ti ripeto, da gente professionista che ti segue, direttore sportivo che ti porta mano a mano a imparare determinati dettagli. È stato bello, interessante e costruttivo. Il tuo rally preferito? Rally preferito da sempre, ma perché prima da spettatore, poi insomma, da praticante, anche se ora ha cambiato un po' veste, è sempre stato il Vermentino. Il Rally del Vermentino su asfalto era, insomma, si aspettava la data per andare a vederlo, sempre, in tutte le condizioni, pioggia. Poi naturalmente, aspetta, parlando degli anni recenti, poi naturalmente è inutile negare che veniamo tutti noi di questa zona, veniamo dal Costa Smeralda, quindi faccio un passo indietro. Però se parlo da praticante, oggi è stata anche la mia gara d'esordio il Rilievo Vermentino. Fino all'anno scorso ho saputo anche che ero il navigatore uno dei 2 navigatori con più presenze al Vermentino. Quindi è una gara che ho nel cuore. Ora da qualche anno è diventato terra con la validità del campionato, altrettanto bella, ma il cuore comunque da praticante è lì. Poi il Costa, non in secondo piano, ma il Costa Smeralda naturalmente è quello che ci ha portato alla passione. Tutti. E tra l'altro è stata la mia prima gara da navigatore, perché dopo l'esordio alla guida, pochi mesi dopo, un amico mi ha chiesto di navigarlo al Costa Smeralda, che era ancora quello, non proprio quello degli anni 80, però era ancora il Rally Costa Smeralda abbastanza impegnativo. E io ho detto ok, va bene tutto, ma io non l'ho mai fatto, perché un conto è chiacchierarne, un conto è metterti in macchina a farlo. Ma dai, anche io tanto ho poche gare, lo facciamo insieme, ci aiutiamo, facciamo. Costa Smeralda è stata la mia prima gara da navigatore. Ho vinto anche la classe in N2, è stata una bella esperienza e quindi poi da lì si è partiti e non mi sono più fermato. Tu hai disputato 3 edizioni
del mondiale in Sardegna. Come l'hai vissuta questa esperienza? Lì, c'è ancora una storia diversa. Lì per diversi anni mi è stato chiesto insomma, di partecipare e purtroppo ho dovuto dire di no, ma per questioni lavorative, perché comunque col mondiale a giugno, io col mestiere che faccio, giugno è davvero complicato incastrare una settimana piena di gare e quindi a malincuore ho dovuto dire di no. Nel 2019 invece già si parlava della possibilità che venisse spostato dalla Sardegna e quindi alla fine, vabbè, anche con mia moglie abbiamo detto, cioè, organizzati, fallo almeno una volta prima che lo portino via, partecipa. E quindi nel 2019 con Giovanni Bitti ho avuto la possibilità di fare la prima esperienza. Invece poi la seconda è stata messa, diciamo, in tutto il pacchetto del campionato terra che abbiamo fatto con Tali. Torniamo sempre al solito discorso, no? Alla fine il format della gara, una volta che sei in macchina, è quello, nel senso note, non note, controlli orari e vai. Diverso è, ed è proprio un altro pianeta, tutto quello che è la logistica, la preparazione prima, perché comunque già da 15-20 giorni prima inizia tutta una serie di documenti da preparare, di mail da ricevere, di prenotazioni da fare, tutto questo al 99% in inglese. Quindi ti arrivano le mail, via, io che non sono proprio una cima in inglese, devi star lì, tradurre, sentire l'amico, tu l'hai ricevuta, tu fai, è proprio complessa come organizzazione pre-gara. E per noi che comunque, che poi sono quelle cose meccaniche che quando tu le fai a rotazione ti vengono davvero spontanee, ma quando hai la possibilità di farlo una volta ogni tanto, tutte le volte ti trovi un attimino che ripartiamo. E aggiungo anche poi per come sono fatto io, che devo essere sicuro che tutto fili alla perfezione, diventa proprio un lavoro parallelo al mio. Quindi la sera arrivi a casa, doccetta, cena, dopo cena ti metti lì e fai tutto quello che devi preparare per portare tutto a casa. Però quando poi tutto funziona, tutto è fatto a dovere, tutto è pronto e ti metti in macchina, davvero vivi un'esperienza indimenticabile. Perché, ricollegandoci al discorso che abbiamo fatto prima delle prove, il percorso del mondiale è un qualcosa di spaventoso. Prove lunghe, io ho fatto nel mio caso, un anno c'è stata anche una prova da 59 km. Nel mio caso, nel 2023, hanno diviso, hanno fatto diversamente. 2023, sì, hanno fatto diversamente e ne avevamo due da 25 separate da 1,5 km, però sempre 50 km sono. È inutile negare che in una gara così lunga l'errore o l'imprevisto o il danno è sempre dietro l'angolo, soprattutto quando si tiene un ritmo elevato come poteva essere quello con Nicola, ma anche per chiunque. Quest'anno l'ho fatto con un altro amico di Olbia, con Antonio Corda, e comunque i vari imprevisti di percorso ci sono stati anche con. E lì bisogna essere pronti ad affrontare tutto in qualsiasi momento, che sia l'errore del pilota piuttosto che il mio, perché è inutile negare che anche a me può capitare l'attimo perché in una gara lunga ci sono tante cose che ti possono distrarre o comunque può succedere di tutto. E quindi però quando poi tiri le somme, torni a casa e stai lì a fare il riassunto dell'esperienza, è una bella storia. Nel 2023, nonostante vari imprevisti, siamo riusciti a portare a casa una bella posizione nell'assoluta e anche siamo arrivati primi, insomma, degli equipaggi sardi, secondi degli italiani. Quindi, insomma, anche una bella, a mio parere, un bel risultato da persone che comunque non professioniste che lo fanno per pura passione, insomma. Beh, una bella soddisfazione. Esatto, una bella soddisfazione. Ecco, quanta difficoltà c'è in 50 km di prova speciale? Dettare le note, cioè sono tante, cioè, un Sono tante. quaderno. Sì, sì, sono tante. Beh, concentrazione, cambiamenti di ritmo perché 50 km, in 50 km puoi trovare tanta tipologia di prova, la discesa piuttosto che la salita, un tratto più veloce dove davvero si va forte, tratti magari più distrutti dove devi stare attento dove metti le ruote e lì subentra quella, diciamo, quella confidenza, quella sinergia che è fondamentale. Non ti nascondo che qualche difficoltà c'è stata, perché sarei, insomma, non sarei onesto. E lì
e lì devi essere capace a gestirla, nel senso che è inutile, come può succedere in certe occasioni, farsi prendere dal problema e allora non esci. Quindi in quel momento magari, io parlo di me, in quel momento magari, ok, lui capisce che hai un problema, preferibile il silenzio, capire dove sei per poi prenderti la certezza e ripartire con la stessa calma che avevi prima. Trasmettere a lui la sicurezza del fatto che ok, ci sono, hai perso 3 curve, 4 curve, ti prendi la certezza, te ne guardi 2 da solo, ok, ci sono e riparti. Questo è. Non è sempre facile perché lì sta anche nella, non l'intelligenza, però sta nella freddezza anche del pilota. Per quanto posso capire che lui comunque l'adrenalina in quel momento è a 1000, ma in macchina si è in 2. Per Bacco ha fatto tutto bene, e però tu l'hai a volta a un albero. Ed è successo. Io la prima cosa che faccio è mi accerto che stiamo bene tutti e due, e dopodiché si va Certo. avanti, insomma. In certe occasioni questo non succede, però bisogna anche accusare il colpo, resettarsi e ripartire. Hai mai avuto paura? Ti dico di no. E non è una cosa presuntuosa, ti dico di no perché è un po' difficile da spiegare. Ci sono, allora, il massimo della, diciamo così, dell'adrenalina e del pensiero è sempre appena prima della partenza, che sono quei famosi 30 secondi dei quali tutti i navigatori parliamo, no? Allora lì ti passa davanti tutto, tutte le tue cose, controlli gli orologi 3000 volte, controlli che tutto sei sulla pagina giusta, e poi quando scatta il verde a me succede un qualcosa di strano. Mi scollego proprio. Non ho nessuna forma di distrazione di quel genere, in quel senso. Nel senso che comunque ho talmente, col mio modo di fare, tanta concentrazione per stare sul pezzo, usare la strada insieme al quaderno, qualcuno non la usa, io sì, uso la strada, guardo, e arrivare a fine prova. La paura in quei minuti non entra proprio nel mio. No, no, ti sarei bugiardo se ti dicessi. Ma non è, ti ripeto, non vuole essere presunzione perché sono il figo che fa il coraggioso. No, ma perché proprio io entro in una bolla dove la paura, e ho avuto anche insomma, degli incidenti anche abbastanza, però l'adrenalina, la condizione in cui mi pongo rispetto al momento, non comprende la paura. Auto migliore in cui sei salito? Mm. La C4 VRC. Ho avuto la fortuna a parte proprio le piccoline, tipo la mia prima auto, l'N2, non sono salito sull'N1 e sulla 0, ma partiamo dall'N2, poi dall'N2 in su penso di aver corso con tutte, tranne l'R1 forse, comunque, fino alla C4 VRC. Quindi tutte e tre le Skoda, l'anno scorso sono salito anche sulla Yaris, insomma, macchine, la Polo, tutte. Ma Tandalò ho avuto la fortuna di farla con la C4 VRC, una macchina che la stessa vettura con la quale Leb, e non solo lui, insomma, ha fatto di tutto e di più nel mondiale, ed è una cosa fuori logica. Cioè, per un appassionato come posso essere io e come noi, io la prima volta che mi sono seduto lì dentro ed ero dentro un'astronave tutta elettronica, è la prima accensione che hanno fatto, perché il capomacchina mi ha detto vieni anche tu perché così memorizzate insieme quello che serve già per metterla in moto. La prima accensione che abbiamo fatto io, cioè, ho perso 10 kg solo in quel momento, perché ho detto cavolo, se è così da ferma e in folle cosa sarà quando acceleriamo qua, perché me l'ho goduta a 1000, perché ho detto chissà se mai ci potrò risalire, e quindi naturalmente non posso non dire che quella è stata la macchina in assoluto più bella. Poi le Rally 5 di adesso l'ultima gara che ho fatto all'Asinara con l'RS della Skoda, anche quella è tanta roba. Io la Skoda ho navigato sia la prima fase, la Evo, e poi adesso sono salito sull'RS, e l'RS è davvero tanta roba. Bella, bella, bella. La Yaris,
bella ma diversa, è molto meno, diciamo che ti coinvolge meno come macchina, tutta diversa, un tre cilindri, stai sempre lì a dare marce, è bella, però nì, Però bella. diciamo la Skoda, Non mi ha fatto innamorare. ok, cioè preferisci comunque la Skoda, Tra l'R5 ti direi di sì, ti direi di sì. quindi auto preferita, mettiamo la C4? Beh, quella che mi ha lasciato più il segno sicuramente è la C4. Tu pensa che io da ignorante che sono, poi in un momento di chiacchiera col capomacchina ho detto, ma scusami un attimo, ma perché poi ho visto il passaporto, quindi la macchina era quella, tutti i nomi dei vari piloti, e io mi sto sedendo in quella vettura lì, ufficialmente era quella lì. L'ha usata quello, quell'altro, tra cui un Sebastian Loeb, un sordo, non mi ricordo chi c'era, e poi, cioè, ero sul sedile di Daniele Elena, per dire. E ho detto, ma scusa, ma la macchina? Ha detto, no, no, la macchina è esattamente lì. È questa. Perché ho detto, vabbè, ci hai portato una C4, però magari, sai, per darla a noi pilotini della domenica. No, ho detto, no, lui disse, la macchina è questa. Io mi metto lì col mio computer, faccio due regolazioni, ti cambio un po' l'assetto, scendete voi e sale l'eb. Però ho detto, naturalmente io non lo posso dare nella configurazione con la quale la può usare lui, perché se te la do nel modo in cui la usa lui e fai due curve, forse, o forse arrivi alla prima curva. Però ho detto, è solo una questione di regolazioni, io ve l'ho messa in una condizione dove voi riuscite a guidarla e a divertirvi. E ti garantisco che per me, non so, credo anche per il pilota, ma per me ce n'era non per l'America, ce n'era per l'America. No, dai, è davvero una cosa strepitosa, un'esperienza bellissima. In quel caso avevamo fatto il terzo, avevamo vinto la categoria rally, forse il terzo assoluto, eravamo secondi, poi siamo passati terzi su Tandalo, insomma, perché con i kart cross di quei tempi ora è un po' cambiato anche l'elenco iscritti di Tandalo, ma in quel momento lì andò così. Bella esperienza. Qual è il risultato che ti rende più orgoglioso? Quando riesci ad arrivare per la prima volta sul podio, cavolo, mm, che guardi la classifica, la guardi da su, anziché guardarla da giù, è normale che ti rende. Il primo podio credo sia stato quello del Parco Geominerario con Giuseppe Mannu, e chiaramente lo ricordo insomma, con orgoglio, perché la prima volta che sei lì insieme ai più forti è bello. Poi nelle altre varie occasioni, non dico che già ti sia abituato perché non ti abitui mai, però è sempre bello arrivare tra i migliori, però il primo, anche se un terzo, e non una vittoria assoluta, però sei lì sul podio, ti ripeto, è stato bello e lo ricordo con molto orgoglio, perché vuol dire che comunque anche da parte mia, quando il pilota riesce ad arrivare, perché è sempre un classico, no? Si parla del pilota, ha vinto Tizio, il Naviga, molte volte si dimentica, però se il pilota è lì vuol dire che anche io ce l'ho portato, perché poi bisogna tener conto che eh, non è solo mh, comunque come dire, il modo o la bravura di dare le note e quindi farlo andare forte, affiancato c'è tutto il resto, la parte comunque dei controlli orari, la parte perché possiamo andare forte in prova, sbaglio un controllo orario, ciao. Quindi quando sei lì insieme ai più bravi e ci sei anche tu, vuol dire che comunque un po' di lavoro, che lavoro non è, però un po' di cose fatte bene le hai fatte. Che consiglio ti senti di dare a un giovane che vuole diventare navigatore? Allora, intanto di stare attento, perché se mette la tuta per la prima volta non la toglie più. Se davvero è appassionato diventa una droga. E te lo dico per esperienza perché è stato detto anche a me, nonostante tutta la frequentazione, l'esperienza parallela di una vita, me l'hanno detto tutti, guarda se ci provi poi non smetti più. E ti garantisco che è vero. E quindi questo è il primo consiglio. Invece poi insomma, l'approccio reale insomma, alla pratica si ricollega al discorso di prima. Non partire a mille col ok, sono diventato un navigatore, no. Io presumo che chi lo voglia fare, voglio credere che comunque la passione ci sia e di conseguenza anche, non dico la capacità, ma anche un'infarinata di quello che vai a fare, magari ce l'hai pure, perché se sei appassionato, vuoi fare il navigatore, magari hai qualche amico che segui, che vedi, hai visto un quaderno di note, avrai aperto un radar, perché comunque, come abbiamo detto prima, non è solo le note, c'è tutta la parte. E quindi
E non è scontato perché ho visto gente che davvero non sapeva girare una tabella di marcia, ci sono un sacco di cose da imparare. Quindi comunque sedersi magari a fianco a un amico, non in macchina, naviga, che comunque mette sul tavolo tutto quello che comunque devi sapere. Poi l'aspetto, diciamo, prova speciale arriva dopo. Un navigatore deve essere preparato anche in altre cose, quindi i controlli orari, i tempi imposti, la tabella di marcia, leggere un radar, sapere affrontare tutto quello che è la parte fuori dalla prova speciale. E quindi non avere né vergogna né paura a chiedere, mi ci metto io, ma sì, me la dedichi un'ora per, sarei il più felice di questo mondo. Come con Alessandro, lui magari rientriamo in due con Ale, ci sediamo in un tavolo e mettersi nelle mani di chi comunque ha un pochino di esperienza da poter trasmettere. Poi passiamo al discorso note, che anche lì, una volta che tu hai capito qual è il sistema, il quaderno poi è tuo. Le note sono del pilota, ma il quaderno poi diciamo che è mio. Poi se il pilota deve andare a correre con un altro, naturalmente ha le sue note, io il quaderno glielo do. Ma io quando dico il quaderno è mio, in prova ci sono io e quando io butto l'occhio sul quaderno devo sempre sapere quello che leggo e quindi anche trasmettere questo dettaglio, che può essere la scrittura più grande, più piccola, utilizzare tutte le righe piuttosto che una sì, una no, i vari dettagli che ti servono per avere l'occhio pronto in qualsiasi momento. Di questo vedi, ne abbiamo parlato, ma è un aspetto importante. Il quaderno. Tu probabilmente vedi il mio quaderno e sembra scritto a zampe di gallina, no? Ne ho visto altri che sono tutti belli, precisi, sembrano fatti diciamo, a computer. Però nel quaderno ogni segno di matita ha un suo perché. Anche una cancellatura fatta in ricognizione magari o perché ti ricorda che l'hai corretto per quel motivo. O una spunta che fai anche durante la prova speciale. A me ieri è capitato di correggere un paio di cose perché abbiamo trovato delle pietre nel corso delle manche, c'erano delle pietre che uscivano, ce le siamo corrette. E quindi trasmettere anche queste cose, perché io quando vedo anche i quaderni troppo perfetti, che magari la sera ti metti, te li trascrivi, basta una minima, soprattutto quando lo fai per poi andare direttamente in gara. Se tu lo fai tanto tempo prima o comunque nelle ricognizioni, teoricamente non si può fare perché tu fai tre passaggi e domani stai andando in gara, però se la notte ti metti a trascrivere poi non hai la certezza di aver dimenticato qualcosa, un dettaglio. Quindi a me piace trasmettere anche queste cose. Quando tu fai il quaderno quello è. Anche un segno di matita, una correzione, una nota che vedi che l'hai corretta, ti ricordi il perché l'ha corretta, eh, ed è importante questo che si capisca, che chi arriva, uno nuovo che arriva deve avere dentro anche queste cose. Anche vedere un quaderno apparentemente disordinato, ma il mio occhio è abituato, è importante anche quello e rientra in quella cosa che si pensa di essere professionista perché hai il quaderno scritto a computer. Non è quello. Ok, Massimo. Io ti faccio i miei complimenti perché hai comunque una visione dei rally diversa dagli altri. Mi piace il fatto che sottolinei che bisogna tenere i piedi per terra, non bisogna prenderla troppo, ma bisogna anche nel senso viverla, sbagliare, imparare dagli altri perché ci possono È sempre dare fondamentale. qualcosa. Quindi ti faccio i miei complimenti. La vedo un po' come te, nel senso mi piace questa visione dei rally perché è uno sport molto complesso, c'è tanta roba in mezzo, eh, quindi è giusto sì prenderla seriamente, però viversi anche Il momento, il cioè, momento bello. questo mi permetto di aggiungere, adesso non so Sì, se sì, l'ho già precisato, ma attenzione, diciamo l'alleggerirlo non vuol dire, o comunque prenderla col piglio giusto e con i piedi per terra, non vuol dire che poi durante tutta la gara, dal momento in cui si scende dal palchetto affinché
se si ha la fortuna di arrivare a quello finale, naturalmente la giusta serietà ci va, ci vuole, perché poi comunque si è in macchina, si va in proporzione anche alla macchina che hai, perché anche una 106, un Peugeot 106 che comunque va al suo limite, non stai andando piano, No, no, ok? no, no. Poi vai con una Rally 2, naturalmente è tutto proporzionato. La serietà ci deve essere, l'attenzione ci deve essere e diciamo che la serietà nell'affrontare tutta quella che è la gara in prova speciale e fuori ci deve essere. Io ti ringrazio per questa chiacchierata, Grazie a te, è stato un piacere. grazie per la disponibilità Grazie a te. e poi chissà se un domani magari replichiamo con nuove esperienze. Esperienze. Se si può e fa piacere, è a disposizione. Grazie. Grazie mille. Quindi l'esperienza conta tanto. Massimiliano, cosa ti dico? Ma noi, nonostante siamo grassi, ci proviamo, perché il peso della pancia lo trasferisce sul piede. Quindi soprattutto in discesa si salvi chi può.